Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Arsenico triossido EG SpA, società del gruppo Standards Mittel AG. Ultimo aggiornamento. 15 novembre 2021. Cos'è arsenico triossido EG? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere arsenico triossido EG durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è arsenico triossido EG? Arsenico triossido EG è un farmaco a base del principio attivo arsenico triossido, appartenente alla categoria degli antineoplastici e nello specifico altri antineoplastici. È commercializzato in Italia dall'azienda EG SpA, società del gruppo Standards Mittel AG. Arsenico triossido EG può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni arsenico triossido EG 1 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 10 fiale da 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. EG SpA, società del gruppo Standards Mittel AG. Ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo arsenico triossido. Gruppo terapeutico antineoplastici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno. Indicazioni. Arsenico triossido EG è indicato per l'induzione della remissione e come terapia di consolidamento in pazienti adulti affetti da leucemia promielocitica acuta, LPA, di nuova diagnosi a rischio basso/intermedio, con leucocitaria di 10x103 ml, in combinazione con acido all-trans-retinoico, ATRA, leucemia promielocitica acuta, LPA, recidivata/refrattaria. Il trattamento precedente deve aver incluso un retinoide e chemioterapia, caratterizzata dalla presenza della traslocazione T15. 17 o dalla presenza del gene leucemia promielocitica receptore alfa dell'acido retinoico, PML/RAR-alfa. Il tasso di risposta all'arsenico triossido di altri sottotipi di leucemia mieloide acuta non è stato esaminato. Posologia. Arsenico triossido EG deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico esperto nel trattamento delle leucemie acute e le speciali procedure di monitoraggio descritte nel paragrafo 4 devono essere assolutamente seguite. Posologia. La dose consigliata è la stessa per adulti ed anziani. Leucemia promielocitica acuta, LPA, a rischio basso/intermedio di nuova diagnosi. Programma del trattamento di induzione. Arsenico triossido EG deve essere somministrato per via endovenosa ad una dose di 0,15 mg/kg/d tutti i giorni, fino alla remissione completa. Se la remissione completa non si verifica entro il 60° giorno, la somministrazione deve essere interrotta. Programma del trattamento di consolidamento. Arsenico triossido EG deve essere somministrato per via endovenosa ad una dose di 0,15 mg/kg/d 5 giorni a settimana. Il trattamento deve essere proseguito per 4 settimane, seguite da 4 settimane di sospensione, per un totale di 4 cicli. Leucemia promielocitica acuta, LPA, recidivata/refrattaria. Programma del trattamento di induzione. Arsenico triossido EG deve essere somministrato per via endovenosa ad una dose fissa di 0,15 mg/kg/d tutti i giorni, fino alla remissione completa, presenza di meno del 5% di blasti nel midollo osseo cellulare, con nessun segno della presenza di cellule leucemiche. Se la remissione completa non si verifica entro il 50° giorno, la somministrazione deve essere interrotta. Programma del trattamento di consolidamento. Il trattamento di consolidamento deve iniziare tra le 3 e le 4 settimane successive al completamento della terapia di induzione. Arsenico triossido EG deve essere somministrato per via endovenosa ad una dose di 0,15 mg/kg/d per 25 dosi, somministrata per 5 giorni la settimana, seguita da 2 giorni di sospensione e ripetuta per 5 settimane.
Differimento, modifica e nuovo inizio della somministrazione. Il trattamento con arsenico triossido Eg deve essere temporaneamente interrotto prima della fine prevista della terapia ogni qualvolta si osservi una tossicità di grado 3 o maggiore, secondo i National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, e la si giudichi possibilmente correlata al trattamento con arsenico triossido Eg. I pazienti che presentano queste reazioni, che sono considerate essere correlate a arsenico triossido Eg, devono riprendere il trattamento solo dopo la risoluzione dell'evento tossico o il recupero delle condizioni basali dall'anomalia che ha provocato l'interruzione. In tali casi, il trattamento deve essere ripreso ad una dose pari al 50% di quella giornaliera precedente. Se l'evento tossico non si ripresenta entro 7 giorni dalla ripresa del trattamento alla dose ridotta, la dose giornaliera può essere nuovamente aumentata al 100% di quella originale. I pazienti che manifestino una tossicità ricorrente devono essere esclusi dal trattamento. Per quanto riguarda l'ECG, le anomalie elettrolitiche e l'epatotossicità, vedere il paragrafo 4.4. Popolazioni speciali. Pazienti con compromissione epatica. Poiché non sono disponibili dati per quanto riguarda tutti i gruppi con compromissione epatica e possono verificarsi effetti epatotossici durante il trattamento con arsenico triossido, si consiglia cautela nell'uso di arsenico triossido Eg nei pazienti con compromissione epatica, vedere paragrafi 4 e 4.8. Pazienti con compromissione renale. Poiché non sono disponibili dati per quanto riguarda tutti i gruppi con compromissione renale, si consiglia cautela nell'uso di arsenico triossido Eg in questo tipo di pazienti. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia dell'arsenico triossido nei bambini di età fino a 17 anni non sono state stabilite. I dati al momento disponibili per i bambini di età compresa tra 5 e 16 anni sono riportati al paragrafo 5.1, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Non ci sono dati disponibili per i bambini di età inferiore a 5 anni. Modo di somministrazione. Arsenico triossido Eg deve essere somministrato per via endovenosa nell'arco di 1-2 ore. La durata dell'infusione può essere prolungata fino ad un massimo di 4 ore se si osservano reazioni vasomotorie. Non è necessario l'impiego di un catetere venoso centrale. A causa dei sintomi connessi alla patologia, per i pazienti sarà necessario procedere a ricovero all'inizio del trattamento onde assicurare un monitoraggio adeguato. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione si rimanda al paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: i pazienti clinicamente instabili affetti da LPA sono a rischio particolarmente alto e richiederanno un monitoraggio più frequente dei livelli di elettroliti e glicemia, oltre ad analisi più frequenti dei, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono state condotte valutazioni formali delle interazioni farmacocinetiche fra arsenico triossido ed altri medicinali terapeutici. Medicinali che causano notoriamente un prolungamento dell'intervallo QT/QTC, ipocaliemia o ipomagnesiemia. Il prolungamento dell'intervallo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere arsenico triossido Eg insieme ad altri farmaci come Zelboraf, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere arsenico triossido Eg durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere arsenico triossido Eg durante la gravidanza e l'allattamento? Misure contraccettivi negli uomini e nelle donne. Le donne in età fertile devono fare uso di metodi contraccettivi efficaci durante il trattamento con arsenico triossido. Gravidanza. Arsenico triossido SIAE, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'arsenico triossido non ha effetti, se non minimi, sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nel corso degli studi clinici si sono verificate reazioni avverse correlate di grado CTC 3 e 4 nel 37% dei pazienti con LPA recidivata/refrattaria. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Se compaiono sintomi che suggeriscono una grave tossicità acuta da arsenico, esempio convulsioni, debolezza muscolare e stato confusionale, arsenico triossido, deve essere immediatamente sospeso e si può prendere in considerazione la terapia chelante con penicillamina a dosi giornaliere di D1G/DE. La durata del trattamento con penicillamina deve essere valutata in base ai valori di laboratorio per l'arsenico urinario. Per quei pazienti non in grado di assumere medicinali per via orale, è consigliabile il dimercaprolo somministrato alla dose di 3 mg/kg per via intramuscolare ogni 4 ore fino al regresso della tossicità ad esito potenzialmente fatale. Successivamente, si può somministrare penicillamina a dosi giornaliere di D1G/DE. In presenza di coagulopatia, si consiglia la somministrazione dell'agente chelante succimero, acido dimercaptosuccinico, 10 mg/kg oppure 350 mg/m2 ogni 8 ore per 5 giorni, e poi ogni 12 ore per 2 settimane. Nel caso di pazienti con sovradosaggio di arsenico severo e acuto, la dialisi deve essere presa in considerazione. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Altri agenti antineoplastici, codice ATC. L01XX27. Meccanismo d'azione. Il meccanismo d'azione di arsenico triossido non è completamente compreso. L'arsenico triossido provoca cambiamenti morfologici e la frammentazione dell'acido desossiribonucleico, proprietà farmacocinetiche. La forma inorganica, liofilizzata dell'arsenico triossido, quando posta in soluzione, immediatamente dà origine al prodotto di idrolisi acido arsenioso, ASI. L'ASI è la specie farmacologicamente attiva dell'arsenico triossido. Distribuzione. Dati preclinici di sicurezza e limitati studi sulla tossicità riproduttiva dell'arsenico triossido negli animali indicano embriotossicità e teratogenicità, difetti del tubo neurale, anoftalmia e microftalmia, con la somministrazione di dosi superiori di 1-10 volte, elenco degli eccipienti idrossido di sodio acido cloridrico, come regolatore del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di arsenico triossido e G a base di arsenico triossido sono: triossido di arsenico Accord, Trisenox. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.